No vabbè, sto caffè è pazzesco, cioè ha fragola, ha tutta quella parte di fiori, frutta. Il video di oggi è interamente dedicato al famosissimo caffè filtro. Vedremo quali sono gli strumenti da avere e come poterlo fare al meglio. Inoltre capiremo cosa ci stiamo perdendo se non conosciamo questo metodo o non lo utilizziamo mai. Ed infine il nostro amico detective ci darà qualche trucchetto sia se siamo alle prime armi che se utilizziamo questo metodo già da un po'. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Lo so, a noi italiani questo metodo ci sembra semplicemente un tazzone di acqua sporca, ma in realtà ci sfugge qualcosina e questo è quello che cercheremo di capire in questo video. Ora lo so, a questa tazza manca quella che per noi italiani è la rappresentazione massima del caffè, cioè il corpo, la parte tattile, ma quello che ci sfugge invece è che questo metodo nasce principalmente per esaltare un'altra parte fondamentale dei caffè, e cioè il sapore e i gusti. Ora, questo ragionamento che sto anticipando adesso lo concluderemo meglio alla fine con il nostro amico detective. Adesso però cerchiamo di capire cosa ci serve per farlo. Partiamo subito dalle cose principali che fondamentalmente utilizziamo e che ci aiutano nel semplificare un po' tutta la routine, e devo partire da un bollitore. Quali sono le caratteristiche? E non fraintendetemi, vanno bene qualsiasi tipo di bollitore. Questo che io vi sto facendo vedere ha solo delle caratteristiche che ci possono semplificare il nostro lavoro. La prima è sicuramente la caratteristica di avere questo tipo di beccuccio che ci aiuta nel versare meglio e in maniera più precisa l'acqua. Inoltre pesca l'acqua dal fondo dove l'acqua è sempre più calda. Poi questo bollitore ha anche la caratteristica di avere un timer di spegnimento o di accensione, si collega ad un'app, in più puoi regolare la temperatura, quindi possiamo decidere a che temperatura scaldare l'acqua. Tutte caratteristiche che non sono estremamente eccessive e soprattutto non sono estremamente importanti, però diciamo che ad oggi ci sono queste tipologie di bollitori che non costano molto, durano tantissimo tempo e soprattutto ci semplificano il lavoro se mai ci dovessimo appassionare a questo metodo di estrazione. Poi utilizzerò un macinino manuale. Questo l'ho recensito qualche mese fa. Se siete interessati a vedere le caratteristiche di questo specifico macinino, vi lascio il link sopra e sotto nelle descrizioni. Dopodiché una bilancia. Io utilizzerò questa bilancia. Quali sono le caratteristiche fighe di questa bilancia? Ma ripeto, voi potete utilizzare qualsiasi tipo di bilancia voi vogliate. È semplicemente che questa bilancia magari ha delle caratteristiche interessanti che vi volevo dire e descrivere. La prima ovviamente riesce a pesare fino a circa 2 kg. Inoltre hai la possibilità di accendere il timer, cosa molto importante quando facciamo questi metodi di estrazione. In più riesce a pesare lo 0,1, che è importante quando dobbiamo andare a mettere la dose almeno di caffè, quella iniziale. In più questa bilancia si collega ad un'app sempre del telefono e ci dice anche la velocità di versaggio. Ora, questa è un feature che non è estremamente importante, però diciamo che è figa da avere in alcuni casi e soprattutto per i più malati e appassionati tipo me. Poi abbiamo ovviamente i metodi di estrazione. Questi sono 3 V60 o caffè filtri, diciamo il bicchierone, che si chiama così per ovviamente l'inclinazione a 60 gradi, l'avrete sentito dire magari 100.000 volte, ma qui ne ho di 3 diversi materiali: ceramica, plastica e metallo. Ora, se dobbiamo parlare a livello qualitativo dell'estrazione, questo tra tutti è il migliore. C'è anche in vetro. Io non lo possiedo perché sono un maldestro e ne ho rotti diversi nella mia vita e ho deciso di non ricomprarlo più. Però noi abbiamo questo in plastica che è il migliore per quanto riguarda la temperatura e soprattutto durabilità e resistenza, non si rompe mai pure se vi cade dal quinto piano. Però è plastica, raga, e io credo, non so con certezza, ma credo che con le temperature molto alte si possa rilasciare un po' di plastica o microplastiche nella nostra estrazione. Non lo so se è vero, però a me mi fanno paura queste cose, che vi devo dire.
Poi abbiamo ceramica che ovviamente è fragile, costa un po' di più di questo è quello che costa meno di tutti, è molto pesante, è fragile se vi cade ovviamente, però diciamo che questo è il metodo più utilizzato nel mondo fondamentalmente, nasce in ceramica questo metodo per quello che io so. E poi adesso ci sono questi modelli in metallo che costano più di tutti e due, però sono in metallo, sono molto interessanti, anche a livello di temperatura non sono male per il mantenimento della temperatura. Quello che vi consiglio è magari di non prenderli rivestiti in Teflon perché a lungo andare si potrebbero rovinare. Però diciamo che sono tutti e tre metodi. C'è anche quello in vetro, se non siete maldestri come me, raga, vi consiglio di utilizzarlo. Poi i filtri, ma di filtri ne parleremo meglio alla fine, vi farò vedere alcune cose carine. Questi sono semplici filtri che poi andremo a mettere qui dentro adesso che vedremo come farlo. E poi il nostro famosissimo aghetto, il VTD, che vi faccio vedere nella tecnica che utilizzo tutti i giorni a casa, quando e dove lo utilizzo. Bene, questi sono gli strumenti che ci possono servire. E adesso iniziamo con la parte di tecnica. Tutto pronto, quindi ho la mia dose che ho appena pesato. La ricetta che utilizzo sarà di 18 grammi per 280 grammi d'acqua. Ora, la tecnica che vedremo è quella che io utilizzo tutti i giorni a casa. La più semplice, a mio avviso, è facile da replicare. Ovviamente tutti gli step che adesso vedrete potete modificarli in base alla vostra e a vostro piacimento. Detto questo, quello su cui mi voglio concentrare di più è sicuramente la temperatura dell'acqua, il tipo di filtro che come vi ho detto lo faremo alla fine e poi per la ricetta, raga, io utilizzo questa. Ma c'è da dire anche che cambia in base al tipo di caffè che utilizziamo e a proposito di caffè, oggi parliamo di caffè specialty perché questa metodologia è adatta principalmente al caffè specialty. Vi farò vedere anche il grado di macinatura che sì, ve la farò vedere, ma sarà ovviamente difficile per voi capirla. Quello che vi posso dire è che sicuramente è un grado di macinatura un pelino più grossolano di quello della moka e i miei tempi di riferimento che utilizzo su questo metodo di estrazione si aggirano tra i 2 minuti e 30 e i 4 minuti. Ora aggiungo anche questo, anzi no, meglio, ve lo dico alla fine quando vi parlo di alcune cose della tecnica e di nuovo dei filtri. Ora, la prima cosa che ho fatto è riscaldare l'acqua a circa 70 gradi per uno iniziare a lavare il filtro, ok? E a preriscaldare anche il V60 e la caraffa che utilizzo sotto. Qui al posto di questa caraffa voi potete tranquillamente utilizzare un bicchiere. Vado a macinare il mio caffè e poi iniziamo con tutti i passaggi. Ecco, questa è la macinatura che vi avevo promesso. Wow! Ragazzi, una cosa al volo, mi raccomando, siete invitati tutti quanti a partecipare alla nostra chat Telegram, il link lo trovate sotto nelle descrizioni. In questa chat noi divulghiamo un po' quelli che sono gli approfondimenti che non riesco a mettere in tutti i miei video. Inoltre, mi raccomando, se siete ancora qui, un like, un commento e soprattutto iscrivetevi al nostro canale. Questi gesti a voi non costano nulla, ma per noi sono di vitale importanza per darci l'energia di continuare a divulgare nozioni sul caffè in maniera totalmente libera. Un pelino più grossolana rispetto a quello della moka. Adesso mettiamo la nostra dose, in questo caso mi sono andate 18.3, ora non è un grosso problema in questo caso. Andiamo a livellare per bene il nostro letto e facciamo in modo che il filtro sia bello adiacente al V60. Dopodiché andiamo a tarare di nuovo, quindi a portare a zero la nostra bilancia, facciamo partire il timer e versiamo la prima parte d'acqua. In questa fase che si chiama blooming metterò circa 3 volte il peso della dose di caffè, quindi in questo caso 58 grammi e con il VTD farò in modo di andare bene a bagnare tutte le particelle di caffè in questo modo. Dopodiché porterò a 91-92 gradi la temperatura dell'acqua e andrò delicatamente a versare puntando sempre verso il centro. In questa fase, quindi nel primo versaggio, verserò fino ad arrivare ai 180 grammi d'acqua.
aspetto che tutta l'acqua viene filtrata dal caffè e poi parto con la mia seconda versata, questa volta con un'acqua a una temperatura di 93-94 gradi. Vedete, molto delicatamente stando verso il centro fino ad arrivare alla dose che mi ero prefissato. Ed ora che è tutto pronto, che abbiamo finito di versare tutta l'acqua, siamo pronti per andare prima ovviamente ad annusare tutta la parte aromatica. In questo caso, in questo caffè trovo molte sensazioni citriche e di enzimatici, tipo i fiori. E adesso lo andiamo ad assaggiare. Wow, è una singola origine della Colombia, un caffè che ha un'alta complessità aromatica e a livello di sapore sento moltissima frutta che va dalla parte citrica come ad esempio l'arancia rossa e il pompelmo. E poi invece si stabilizza su tutta questa parte di frutta bianca tipo la pesca. È molto forte il sentore di pesca in questo caffè e poi lascia un retrogusto di cacao, quello di alta qualità, un cacao amaro, veramente un'ottima tazza. Ma adesso cerchiamo di trovare qualche spunto e approfondimento su questa tecnica e su alcune cose che ci sfuggono su questo metodo, ma lascerò la parola al nostro amico detective come sempre. Tra i più grandi errori che noi italiani facciamo con il caffè è proprio quello di equiparare questo metodo di estrazione con i classici metodi a cui noi siamo più abituati, come ad esempio l'espresso e la moka. Questo perché sono tre bevande completamente diverse l'una dall'altra, anche se tutte e tre hanno ovviamente l'estrazione di caffè in comune. Perché l'espresso e la moka estraggono tantissimo materiale rispetto a questo metodo. Ma adesso vi dico qualche dettaglio tecnico che ci potrebbe essere utile su questo metodo. Uno è molto più delicato per lo stomaco rispetto all'espresso e alla moka. Inoltre, se fatto bene, riesce ad abbassare la percezione dell'amaro e ad esaltare meglio tutte quelle che sono le peculiarità dei caffè, come ad esempio i sapori e i gusti. Faccio esempio di quello che ha appena descritto della tazza il nostro amico Angelo. Queste sono piccole caratteristiche che possono esaltare questo metodo di estrazione. Ma adesso parliamo un attimo della parte tecnica che ha utilizzato Angelo per estrarre questo caffè. Parto subito dalla temperatura. Una temperatura più bassa nella fase di blooming, si sta studiando proprio in questi ultimi anni, potrebbe aiutare nel estrapolare meglio tutta la parte di molecole volatili, gli enzimatici, eccetera, e a far sì che vengano trasportati all'interno della tazza invece che farli disperdere nell'aria e quindi non goderceli all'interno del nostro caffè. Un'altra cosa molto importante, sempre legata al blooming, sono i tempi di questo blooming che variano dai 30 secondi fino a anche un minuto e 20 secondi per alcuni caffè. Come ad esempio caffè molto freschi, si tende più che altro ad allungare questo tempo di blooming proprio perché sono stracarichi di anidride carbonica. Un'ultima parte che volevo condividere con voi, e vi assicuro che questo video non è sponsorizzato da questa, ma siccome li sto provando da qualche mese e mi sono veramente piaciuti, volevo condividerli con voi. Ed è proprio l'utilizzo di diverse tipologie di filtro, perché quelli che sto utilizzando io in questo periodo sono 4 tipi diversi di filtro che hanno spessori diversi, caratteristiche di carta diverso, buchi fatti in maniera totalmente diversa, ognuno di essi per estrapolare dallo stesso caffè magari peculiarità diverse, alcuni magari per estrarre meglio il corpo e gli aromi, altri per far sì che si riesca ad estrapolare con una macinatura più sottile, velocizzando un po' e omogenizzando un po' il passaggio dell'acqua, insomma caratteristiche molto interessanti che vi consiglio di provare. Vi lascio sotto nelle descrizioni comunque un video più approfondito su questi filtri e i link di riferimento. Per oggi io mi fermo qui, ma sono curioso di sapere da voi. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, scrivete tutto nei commenti qui sotto. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!